Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo quiz di italiano. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri e nel video di oggi faremo un quiz sulle particelle ne e ci. Queste sono due particelle molto importanti in italiano che usiamo davvero molto spesso nella lingua di tutti i giorni. Ho già fatto in passato dei video su queste particelle, ma oggi faremo subito un quiz, così che potrai mettere alla prova le tue conoscenze. Se poi il quiz non va così bene, puoi andare a guardare i miei video. Però voglio anche ricordarti che nel mio corso Italiano Vero ci sono 2 unità sulle particelle ne e ci. Troverai delle video lezioni in cui ti spiego come funzionano, tantissimi esercizi e anche delle lezioni in diretta dove potrai fare le tue domande. Se vuoi partecipare anche tu al mio corso Italiano Vero, adesso è il momento perfetto per farlo. Clicca sul link qui sotto in descrizione per partecipare. Non vedo l'ora di averti come mio studente o studentessa nel corso. Adesso facciamo insieme l'esercizio su ne e ci. Vedrai sullo schermo una frase e poi quello che dovrai fare è semplicemente completare con ne o ci. Poi io ti darò la risposta corretta e ovviamente anche una piccola spiegazione. Allora iniziamo subito dalla prima frase. Sai come si accende la stampante? No, non. Ho idea. Completa con ne o ci. E non ti preoccupare, se hai bisogno di più tempo per pensare, metti semplicemente in pausa il video. Quindi, qual è la risposta corretta? Beh, in questo caso diremmo non ne ho idea, non ne ho idea. Attenzione perché quando diciamo questa frase velocemente, non e ne diventano un'unica cosa. Non ne ho idea. Ma perché usiamo ne in questo caso? Beh, perché stiamo sostituendo una frase intera introdotta dalla preposizione di. Quindi non ho idea di come si accende la stampante. Quindi ecco perché usiamo ne, perché ricordiamoci che ne serve per sostituire parole oppure frasi intere introdotte dalla preposizione di. Andiamo avanti. Luca mi ha chiesto di andare al bar con i suoi amici e vado volentieri. Qual è la risposta corretta? Pensaci un attimo. Beh, in questo caso la risposta corretta è C. Luca mi ha chiesto di andare al bar con i suoi amici e ci vado volentieri. Cioè vado volentieri dove? Al bar. Quindi in questo caso usiamo ci per andare a sostituire una parola introdotta da una preposizione di luogo. Questa è un'espressione di luogo, al bar. E quindi possiamo usare ci per non ripetere bar. E quindi ci vado volentieri significa vado volentieri al bar. Benissimo, andiamo avanti. Hai preso tutti i documenti? No. Ho trovati solo 2. Dove sono gli altri? Qual è la risposta corretta? Pensaci un attimo. Beh, in questo caso la risposta corretta è di nuovo ne. No, ne ho trovati solo 2. Dove sono gli altri? Beh, questo è l'uso standard, l'uso più frequente di ne. Ne per sostituire una quantità. Prima di tutto di cosa stiamo parlando? Dei documenti. Io ti chiedo, hai preso tutti i documenti? E tu mi rispondi no, ho trovato solo 2 documenti. Dato che abbiamo una quantità, abbiamo un numero, ma 2 di cosa? Beh, dei documenti usiamo ne per sostituire documenti. Però possiamo facilmente capire che la particella da usare qui è ne perché abbiamo trovati. Infatti abbiamo cambiato il participio passato trovato in trovati in base al genere e numero dell'oggetto sostituito, cioè documenti, che è maschile plurale. Questo accade soltanto quando ne sostituisce una quantità. Fantastico, andiamo avanti con la prossima domanda.
abbiamo pensato molto e abbiamo deciso di sposarci. Qual è la risposta corretta? Beh, in questo caso la risposta corretta è C. Ci abbiamo pensato molto e abbiamo deciso di sposarci. In questo caso usiamo il verbo pronominale pensarci. Pensarci significa usare la nostra testa per riflettere, ponderare, pensare molto a qualcosa, a differenza di pensarne, che invece significa avere un'opinione su qualcosa. Se vuoi, ho fatto proprio un video su questo, su pensarci e pensarne, e come sempre te lo lascio qui sotto in descrizione. Andiamo avanti con la prossima domanda. Vuoi un gelato? No, non ho voglia in questo momento. Qual è la risposta corretta? Beh, è molto semplice. In questo caso la risposta corretta è ne. Non ne ho voglia. Non ne ho voglia in questo momento. Questo perché l'espressione avere voglia richiede la preposizione di. Avere voglia di qualcosa. In questo caso, avere voglia di un gelato. Per non ripetere però un gelato, usiamo ne. Andiamo avanti. Ti sei scusato con tuo fratello? Sì. Abbiamo parlato e gli ho chiesto scusa. Qual è la risposta corretta? Beh, in questo caso la risposta corretta è di nuovo ne. Sì, ne abbiamo parlato e gli ho chiesto scusa. Cioè abbiamo parlato di qualcosa e gli ho chiesto scusa. Quindi dato che parlare di qualcosa, cioè parlare di un argomento, usiamo la preposizione di, allora possiamo sostituire questo di qualcosa con ne. Andiamo avanti. Mia figlia è molto stanca del nuovo lavoro. Non può più. Questo è un po' difficile. Qual è il pronome corretto? Beh, in questo caso è di nuovo ne, non ne può più. Questo di nuovo è un altro verbo pronominale, non poterne più. Semplicemente quando noi diciamo non ne posso più di qualcosa, significa che siamo molto stanchi di quella cosa, molto stanchi di quella situazione. In questo caso la figlia è molto stanca del nuovo lavoro. Usiamo la preposizione di, quindi non ne può più del nuovo lavoro. Andiamo avanti. Sei mai salito sulla torre di Pisa? No, e non salirò mai, mi fa paura. Qual è la risposta corretta? Beh, in questo caso è C, perché stiamo sostituendo una parola introdotta da una preposizione di luogo, in questo caso su. Quindi no, e non salirò mai sulla torre, perché mi fa paura. Quindi stiamo sostituendo un luogo, una parola, perché abbiamo la preposizione su. Fantastico! Allora, com'è andato questo quiz? A quante domande hai risposto correttamente? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ti ricordo quindi ancora che se vuoi approfondire il funzionamento delle particelle ne e ci, troverai sul mio corso Italiano Vero 2 unità su questo argomento. Clicca qui sotto in descrizione per iscriverti. Se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato e soprattutto se ti sei divertito a fare questo quiz, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta davvero tantissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i miei video futuri. Noi per il video di oggi abbiamo finito e come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!